Buon pomeriggio a tutti! Oggi vi parlerò di un binocolo economico dotato di un ingrandimento medio. È perfetto per chi si avvicina a questa passione e magari possiede già un cavalletto e non ha la voglia o la necessità di investire delle cifre molto elevate. Grazie alla collaborazione di Nital, che è distributore ufficiale dei prodotti Nikon, ho avuto infatti il piacere di testare il Nikon Ecolol 211 16x50, che costa 187 euro e gode di 10 anni di garanzia Nital. Ve ne parlerò ovviamente tra poco, dopo la breve sigla. La serie Ecolol è disponibile in innumerevoli formati, alcuni peraltro molto interessanti che vorrei testare più avanti: 7x35, 8x42, 10x42, 7x50, 10x50, 12x50 e questo 16x50. Oltretutto è anche disponibile la serie Zoom 8 18x42 e 10 22x da 50 mm di diametro. Personalmente ho richiesto il formato 16x50 perché è più potente dei classici 10x nell'osservazione astronomica, ma anche più luminoso senz'altro degli zoom offerti dalla casa madre. Vediamo insieme le sue caratteristiche tecniche principali e poi vi esporrò le mie impressioni sia nell'osservazione naturalistica paesaggistica che in quella prettamente astronomica. Nella scatola sono presenti, oltre al binocolo, la borsa in cordura, la cinghia, i tappi, la garanzia Nital, il libretto di istruzioni e il TRA2, un adattatore per il collegamento con i cavalletti fotografici. Il binocolo è un classico prismi di Porro che pesa poco meno di 1000 grammi, distribuiti su 179 x 197 x 68 mm. La mia bilancia elettronica in realtà ha verificato un peso reale senza tappi di 967 grammi. Come potete vedere, inoltre si impugna perfettamente anche grazie ai due incavi per far poggiare i pollici. Il binocolo è gommato ma non è impermeabilizzato. La manopola di messa a fuoco è grande ed è ben posizionata, direi quasi perfettamente in linea con il dito indice. Molto dipende poi dalla grandezza delle proprie mani. Seppur sia dotato di obiettivi da 50 mm, il peso è leggermente sbilanciato verso gli oculari e questo diminuisce l'affaticamento nel lungo periodo, anche se è indispensabile l'utilizzo su un cavalletto fotografico. La manopola centrale non è fluida ovviamente come i binocoli top di gamma di casa Nikon, ma svolge il suo lavoro senza particolari problemi. La messa a fuoco minima è di poco superiore ai 5,5 metri e quindi la metà di quanto dichiarato. E da questa distanza è necessario ruotare di un giro completo la manopola in senso orario per raggiungere l'infinito. La compensazione delle dioptrie si attua invece con una ghiera molto semplice, priva di blocco di sicurezza sull'oculare destro. Il binocolo, come comprensibile dato il prezzo di acquisto, non utilizza ottiche di a bassa dispersione, comunque è un buon acromatico che fornisce una discreta nitidezza in asse e un contrasto piacevole ma non molto evidente. La resa dei colori è virata leggermente verso il caldo. Gli oculari forniscono un campo grandangolare di 73 metri a 1000 metri che corrispondono a 4,2 gradi di campo reale e a 60,8 gradi di campo apparente. Grazie inoltre alla presenza di un elemento sferico all'interno degli oculari, le immagini sono ben leggibili nell'uso diurno anche al bordo estremo del campo. Gli oculari sono dotati di paraluce estraibile a 4 posizioni con battuta, 2 posizioni intermedie ed estrazione completa, che sono risultati confortevoli a partire da circa 65 mm di distanza interpupillare. A distanza inferiore, in base alla grandezza del proprio naso, potrebbe essere più favorevole utilizzare il binocolo con i paraluce totalmente abbassati. Alla distanza interpupillare, ad esempio di 65 mm, quella tra gli oculari è di 18,45. La distanza interpupillare minima che ho calcolato è di 56,40, mentre la massima è pari a 73,50 mm. Ci potranno essere delle differenze da soggetto esemplare a esemplare. I prismi sono in vetro BH4, la pupilla di uscita è perfettamente circolare e oltretutto non è presente vignettatura. Si nota soltanto un po' di luce diffusa ai bordi, ma onestamente è inferiore a quella di alcuni binocoli dal costo superiore che ho usato nei mesi passati.
Il binocolo fa anche uso di trattamenti multistrato, ma non mi è dato di sapere se su ogni superficie ottica o se soltanto su delle varie superfici che compongono il treno ottico. Una delle novità del 2022 riguarda la presenza all'interno delle recensioni di una USA F-Chart. È stata posizionata infatti a 35 metri di distanza. La misura precisa è stata rilevata con un telemetro della Nikon. Quando si compiono i test con gli obiettivi fotografici si dovrebbe posizionare questa carta a una distanza pari a 1 pollice per ogni millimetro di lunghezza focale. In realtà questo metodo mi serve unicamente per verificare le prestazioni visuali con binocoli di vario formato. Del resto è risaputo che il potere risolutivo di un'ottica si percepisce un ingrandimento pari a 2/3 del diametro, ma con i binocoli spesso, visto il loro basso ingrandimento, non è possibile raggiungere tali prestazioni. Con questo test però verificherò la nitidezza degli obiettivi, ricordando che la prestazione sarà molto soggettiva anche in base all'acuità visiva. I test saranno sempre fatti in luce diurna per sfruttare la visione scotopica. Detto questo, posso solo confermarvi che con il Nikon 16x50 sono riuscito a sdoppiare le 3 linee nel settore 4 e questa è una prestazione decisamente superiore a qualsivoglia 8x42, anche quelli di alta qualità. Adesso è arrivato il momento di parlarvi delle aberrazioni cromatiche e geometriche che ho riscontrato durante la prova pratica. L'aberrazione cromatica, come avete presagito, è presente, dato che non è un binocolo con ottiche ED. Si mostra principalmente come alone verde, giallo e blu intorno alle sagome dei soggetti molto luminosi. Nelle normali condizioni, invece, osservando la natura, come gli alberi in lontananza, non è poi così invasiva, ma è evidente scrutando ad esempio il bordo della luna piena, i rapaci in contraluce e gli aerei. Nulla di criticabile dato il prezzo di acquisto e la fascia in cui è situato. Anche l'aberrazione cromatica laterale si evidenzia in maniera maggiore spostandosi verso il 70% dal centro del campo. Grazie agli oculari asferici, invece, la curvatura di campo è assente. Nell'uso terrestre, infatti, le immagini sono perfette sino al bordo. Personalmente ho preferito abbassare il paraluce per avere un maggior comfort osservativo, dato che la mia distanza interpupillare è al limite per gestire il mio naso con il paraluce a stratti. La distorsione angolare si nota in maniera modesta verso il 75% del campo di vista. Nell'uso astronomico, mirando le stelle, ho osservato la presenza della coma e dell'astigmatismo verso l'80% dal centro del campo. Questo è un test molto severo e i binocoli per uso astronomico, che non ne sono affetti o lo sono in maniera inferiore, costano decisamente molto di più. Nell'uso terrestre sia chiaro che questo non è un binocolo che può fornire le prestazioni di un Monarch 5 16x56, di ancor più pregiato Nikon 18x70 o di uno spotting scope Nikon di alta qualità 20x. Le immagini sono sì leggibili ma non nitidissime, ma mostrano senz'altro più dettaglio di qualsivoglia blasonato 8x. L'Eculon 16x50, piazzato su un discreto cavalletto, mostra infatti decine di dettagli invisibili o percepibili con fatica a un top di gamma 8x42 a mano libera. La sua resa è simile a quella di uno spotting scope entry level impostato a circa 20-22x, questo grazie alla visione con 2 occhi. Nell'utilizzo astronomico i 6 ingrandimenti in più sono proficui rispetto al classico 10x50, che però ricordo è utilizzabile senza cavalletto. Sotto un buon cielo di alta montagna sono riuscito a osservare con profitto la trama della nebulosa di Orione, le Pleiadi, le Iadi, il doppio ammasso di Perseo e alcune galassie luminose nell'Orsa Maggiore. In questo frangente non avrai dubbi. Per questo genere di osservazioni preferisco di gran lunga il 16x50 rispetto al fratello minore 10x50. La comparativa ad esempio con un più costoso Monarch M5 8x42 è imparagonabile. La nebulosa di Orione è decisamente più visibile e risolta nell'Eculon 16x50. Anche nell'osservazione lunare, nei limiti ovviamente di un binocolo, è possibile percepire vari dettagli, non solo i mari lunari, ma anche i crateri più grandi, come ad esempio Copernico, Plato, Gassenti, ma anche le Alpi lunari e gli Appennini. Si nota ovviamente un po' di aberrazione cromatica sul bordo lunare e su quello dei crateri più luminosi. Comunque è uno strumento economico interessante anche per studiare le raggiere lunari oppure le occultazioni. È giunto adesso il momento di parlarvi dei pregi e dei difetti in sintesi. Tra i pregi posso citare il prezzo di acquisto, la presenza di oculari asferici,
il campo grandangolare è una messa a fuoco minima migliore rispetto a quanto dichiarato dalla casa madre. In dotazione, come avete visto, è anche presente l'adattatore per il cavalletto, che di media costa 10-20 euro. Tra i difetti invece mi sento di citare la presenza di aberrazione cromatica in alcune situazioni di illuminazione, la conformazione degli oculari che potrebbe non essere molto comoda perché ha la distanza interpupillare inferiore ai 65 mm e la coma che inficia in parte il bordo del campo nelle osservazioni astronomiche. Confermo che si dovrà anche acquistare per forza un cavalletto fotografico, visto che i 16x sono praticamente ingestibili a mano libera. In sintesi e in tutta sincerità ritengo che nella sua fascia di prezzo il Nikon Echolon 16x50 sia una valida proposta per chi vuole entrare nel mondo delle osservazioni a medio-bassi ingrandimenti senza poter spendere un capitale, ma con la comodità che solo la visione con due occhi sa donare. È buono nelle osservazioni paesaggistiche, lo giudico perfetto nella sua fascia di prezzo per quelle astronomiche. Io vi ripeto il prezzo. Il Nikon Echolon 16x50 costa 187 euro e gode di ben 10 anni di garanzia offerti da Nital. Io ringrazio Marco Rovere e Nital per aver confermato anche nel 2022 la voglia e l'intenzione di far testare i loro prodotti sul campo senza vincolo di restrizione alcuna, consentendomi di citare come sempre i lati positivi e quelli negativi. Noi ci vediamo su questo canale, sul sito ufficiale che è www.binomania.it, sul forum di Binomania e sui social. Se siete amanti dei binocoli vi consiglio inoltre di iscrivervi al gruppo Facebook Binocoli e Ottiche Sportive, Opinioni e Recensioni. Se ancora non lo avete fatto, vi consiglio anche di iscrivervi a questo canale premendo sull'icona qui in alto a sinistra. Un caro saluto a tutti da Piergiovanni Salimbeni e buone osservazioni!